In Romagna gli avevano fucilato un ragazzo che si chiamava Stoppa e mi dissero: guarda, se ti vuoi fare il nome, c'era un ragazzo come te, solito tempo, si chiamava Stoppa, se ti sta bene, se no datelo a te. No, dici, mi sta bene. Il partigiano è un combattente che non appartiene ad un esercito regolare, ma a un movimento di resistenza che nasce nel settembre del 1943. Diventa subito fenomeno europeo, caratterizzato in Italia dall'impegno di uomini uniti da un'unica bandiera, la libertà. Siamo sul Monte Giovi, nel cuore della Toscana e del Mugello. È una montagna, è un luogo che ha un significato particolare, è il luogo dove i partigiani appunto si sono rifugiati, il luogo in cui i partigiani poi hanno deciso di riorganizzarsi appunto per contrastare e per combattere per la libertà del nostro paese. Qua su si era formato queste brigate perché qua su c'era Gaiani, la Rosseghi, c'erano diverse formazioni, si era disarmati perché si sapeva poi armi e si viveva via. Ci portava un po' dei rifornimenti tramite il Comitato di Liberazione. Oggi un appuntamento per tramandare e ricordare la nostra memoria storica. Noi siamo una nazione che nasce dalla lotta partigiana e di liberazione e quindi non possiamo assolutamente far finta di venire da un'altra storia. 70 anni fa si conclude il secondo conflitto mondiale. Oggi simbolicamente si ripercorrono quei sentieri che tanti uomini hanno percorso, contribuendo poi alla liberazione di Firenze. Il lavoro sporco della liberazione fu fatto anche dai partigiani che su Firenze andavano di casa in casa, di caseggiato in caseggiato a tentare di sminare, perché c'erano rimasti tanti cecchini che non permettevano l'ingresso delle truppe alleate. Ecco. Aligi Barducci, detto Il Potente, è a lui che viene intitolato questo percorso. Lui ha preso il comando strategico di tutte le formazioni. Lui risultava il comandante di tutti perché era un grande stratega, insomma, era lui il comandante assoluto. Il partigiano più rappresentativo per Firenze e da qui il collegamento fra Montegiovi e Firenze proprio attraverso la figura di Aligi Barducci. Il nostro patto, che è il patto costituzionale, scritto nella nostra Costituzione, nasce da questi monti, nasce da questi boschi, nasce dal sacrificio di giovani che 70 anni fa hanno avuto il coraggio di salire in montagna e di opporsi alla dittatura nazifascista. Un momento di socializzazione e di scambio di valori e tradizioni. Credo sia importante davvero, anche in un momento dove gli enti locali magari hanno meno risorse, continuare a fare tutti gli sforzi possibili per organizzare questi eventi che rappresentano un rinnovare la memoria collettiva della nostra democrazia. Una festa collettiva che si rinnova nel tempo, un raduno promosso dall'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani. Abbiamo visto ancora alcuni partigiani che sono ancora in vita e che sono la testimonianza diretta di tutto quello che è accaduto in quegli anni così terribili, ma allo stesso tempo tanti giovani, tante persone che in qualche modo durante questa occasione entrano in contatto per riscoprire i valori che hanno animato allora i partigiani e quindi la resistenza che ha naturalmente contribuito in maniera determinante alla liberazione del nostro paese.